Buongiorno a tutti, siamo a Palermo, io sono Salvatore Cappello, proprietario della pasticceria Cappello che gestisco da 50 anni. Oggi vi parlerò della mia cassata. Siamo nella nostra sede storica in via Colonna Rotta, quindi a 2 passi da Piazza Indipendenza, da Corso Vittorio Emanuele, che è il cuore della città. La pasticceria siciliana la facevamo già da subito, solo che poi 30 anni fa io entro in accademia, quindi in AMPI, Accademia Maestri Pasticceri Italiani, per cui la nostra cassata in effetti ha preso un'altra filosofia più di gusto. Per decenni si è fatto comunque in Sicilia un marzapane alle mandorle tinto verde, per esempio. 30 anni fa io ho cominciato a fare la mia cassata con il marzapane al pistacchio, quindi senza coloranti, senza aroma, olio essenziale di mandorla. La frutta candita, tutto ciò che ha agrumi, li candiamo in laboratorio. La cassata, la sua storia, racconta di un pasticcere siciliano, un certo Gulì, che alla fine dell'Ottocento ha fatto un concorso dove ha cambiato la sua cassata al forno, ha messo della frutta poiché lui la produceva, perché lui in effetti era pasticcere confittiere, quindi confettiere. Ha abbellito questa cassata sia di marzapane che di frutta candita. Andando ancora più indietro all'origine, c'è poi chi attribuisce la cassata all'epoca araba, per esempio, infatti prende il nome di scodella, che sarebbe il contenitore che loro hanno costruito, che poi hanno chiamato quasat. Il rapporto del palermitano con la cassata è quello di avere un dolce molto tradizionale che tantissimi anni fa si consumava solo per la Pasqua, era il dolce di Pasqua. Oggi, da prodotto delle festività, è diventato il prodotto di tutti i giorni e anche i turisti che vengono a Palermo la prima cosa che vogliono assaggiare assieme al cannolo è la cassata. Prima di andare in laboratorio volevo presentare il libro di Italia Squisita, originale gourmet dolce, dove ci saremo anche noi assieme ad altri colleghi per presentarvi il meglio della pasticceria italiana. Ora andremo in laboratorio dove ci sarà mio figlio Giovanni per farvi vedere la produzione della nostra cassata siciliana. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Cappello e oggi dal nostro laboratorio della pasticceria Cappello vi faccio vedere la nostra cassata siciliana. Per prima cosa partiremo dal pan di Spagna. Partiamo dalle uova insieme allo zucchero. Le portiamo a 50 gradi. Stanno iniziando a montare e noi ci prepariamo le polveri. Abbiamo dell'amido e la nostra farina Caputo Pasticceria. Stiamo utilizzando dell'amido di mais. Le uova sono pronte, Angelo mi verserà le polveri. Sempre mescolare dal basso verso l'alto. Adesso questo pan di Spagna, a differenza di altri pan di Spagna, ha bisogno di perdere aria, perché questo è un pan di Spagna per la nostra cassata, quindi ha bisogno di avere una struttura più corposa. Lo sbattiamo 2 volte. Perché abbiamo bisogno di una struttura molto composta dove il nostro pan di Spagna, quindi sia i nostri scacchi, sia quando andiamo a glassare, deve trovare un pan di Spagna con meno bolle possibile. Metteremo al forno per 70 minuti a 165 gradi.
Adesso andiamo a preparare il nostro marzapane al pistacchio, quindi in un tegamino aggiungiamo acqua, miele, stiamo utilizzando miele e fiori d'arancia, dello zucchero semolato. Mettiamo sulla piastra e portiamo alla temperatura di 114. Intanto andiamo a mettere la polvere di pistacchio, rigorosamente pistacchio siciliano. È arrivato a temperatura, quindi 115, e lo versiamo a filo nella polvere di pistacchio. Il marzapane è quasi pronto. Adesso lo stendiamo su un foglio di carta da forno. Lo lasciamo riposare per le prossime 12 ore a temperatura ambiente. Stiamo lavorando della ricotta di pecora, della ricotta fresca. Andiamo ad aggiungere dello zucchero. Un tempo il quantitativo di zucchero era molto alto, arrivava dai 500 anche agli 800 grammi. Oggi siamo passati dalle 250 alle 300 grammi per un chilo di ricotta. Prima veniva messo tanto zucchero perché lo zucchero non veniva utilizzato da dolcificante, ma in realtà veniva utilizzato da conservante. Adesso la ricotta ha molti grumi, quindi la passeremo per un paio d'ore, la lasceremo in frigo e poi la passeremo al setaccio per togliere questi grumi, per avere una ricotta molto più liscia. Questo è il risultato finale della nostra crema di ricotta. Aggiungiamo le goccine di cioccolato. Da qui facciamo sia i nostri scacchi che le strisce per il fondo della cassata. Vediamo anche la parte sotto. Prendiamo lo stampo, con la punta del coltello prendiamo la misura, in maniera da non fare sfido. Da qui iniziamo a preparare i nostri primi scacchi. Adesso stendiamo il nostro marzapane dopo che si è raffreddato. Abbiamo un colore naturale dato dal pistacchio, quindi non abbiamo aggiunta di colorante. Ci aiutiamo per stenderlo con dello zucchero a velo e l'aiuto di un mattarello. Andiamo a preparare gli scacchi con lo stesso spessore del nostro pan di Spagna. Prepariamo delle strisce. Partiamo con una leggera spolverata per non farli attaccare. La parte scura del pan di Spagna deve stare sempre verso l'interno. Si parte con uno scacco bianco, uno scacco verde.
Con una mano andiamo stringendo e con l'altra teniamo gli scacchi in maniera che non camminano. Poi stringiamo la parte verde e con un coltello, tenendo la punta verso l'alto, togliamo lo scarto, separiamo il marzapane dal pan di Spagna perché poi il bianco sarà utilizzato per il fondo. Tagliamo delle strisce molto sottili da andare a mettere sul nostro fondo della cassata. Con una leggera pressione dello stampo aggiungiamo la ricotta, partiamo dal centro, ci aiutiamo con una spatola, aggiungiamo l'ultima parte di ricotta perché dobbiamo fare in modo che nel momento in cui la capovolgiamo la cassata non sia vuota. Mettiamo gli scarti che avevamo fatto poco fa nel fondo, prendiamo un vassoio, lo centriamo, adesso mettiamo un peso sopra e la facciamo riposare per almeno 2 ore in frigorifero. Dopo le 2 ore sotto pressione, questo è il risultato. Andiamo a glassarla con il nostro zucchero fondente, riscaldato a 70 gradi. Dal centro, con una spatola verso l'esterno. Adesso andiamo a decorare con della frutta candita, la zucca a canali, il mandarino, le arance, con i canali andiamo a creare un fiore, quindi con 5 petali. Mettiamo all'interno le arance, schiacciamo leggermente in maniera che lui entra, tagliamo le pere a metà, adesso tagliamo i fichi che andiamo a mettere sulle estremità, le ciliegie, tagliamo il cedro molto sottile dove andremo a decorare il nostro mandarino. La nostra cassata è quasi pronta, adesso manca solo decorarla al cornetto. Utilizzeremo una ghiaccia all'italiana, quindi un decoro all'italiana. La nostra ghiaccia è formata da una parte di albume e 5 di zucchero a velo. Poi andiamo ad aggiungere delle palline
argentate in zucchero. Questa è la cassata della famiglia Cappello da 4 generazioni. Vi abbiamo fatto vedere la preparazione della nostra cassata siciliana, ora non vi resta che venirci a trovare. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita, alla prossima!